Buongiorno web amici, benvenuti in un altro video da calendario. Oggi sono qua in compagnia di Massimo, ciao, proprietario del John Way che gli ho venduto io, e siamo qua a fare una prova perché mi avete chiesto in tanti l'attacco 3A. Allora, in questa colonnina dove avete già visto il video con la Mennekes tipo 2, adesso abbiamo fatto la prova. Vi spiego: cavo di ricarica originale John Way, quindi attacco dello scooter e attacco sciuco per caricare 220 a casa o in giro, attacco 3A della colonnina con sciuco, ok? Quindi attacco lo sciuco del cavo del John Way, vado ad attaccarlo al John Way, colonnina up, e andiamo a selezionare la presa. In questo caso vedete che c'è scritto tipo 3A, quindi seleziono, ok. Una volta che sentite il rumore sblocca la porticina e andiamo a inserire il nostro connettore. Spina proprietaria, quella di ricarica che usa normalmente a casa, quindi quella da 16 ampere con l'attacco asciugo e l'attacco 3A. In questo momento sta caricando, lo possiamo vedere dalla spia, eccola lì la spia, vedete, della spina elettrica, e vedete anche qua segna che sta caricando, ecco qua, vedete che sta caricando. Ok ragazzi, avete visto, allora sta caricando. Adesso con l'app del telefonino stacco la ricarica. Ok ragazzi, avete visto che quindi l'attacco 3A e un asciugo, anche con questa possiamo collegarci alla colonnina e caricare il nostro mezzo. È meno costoso rispetto alla Mennekes tipo 2, ma è un po' meno diffuso. Però se abitiamo nelle zone dove abbiamo questo attacco, vi consiglio questo, così non occupiamo, come ha detto qualcuno giustamente, l'attacco Mennekes 2, ok? E so che non è di legge perché tanti hanno scritto anche questo, perché andrebbe attaccato alla moto. Questo è solo per farvi vedere che si può fare, ma vi farò vedere un altro step dove noi collegheremo l'attacco o Mennekes tipo 2 o il 3A alla moto direttamente, e se stacchiamo il cavo si spegnerà. Questo sarà per un prossimo video. Ci vediamo da calendario, ciao ciao!